Ciao a tutti e bentornati sul mio canale alla mia raccolta di punti tunisini. Oggi vi mostro un punto che mi avete richiesto, ne sono stata molto contenta, nei commenti, ed è il punto che chiamerò il punto croce e rovescio, perché infatti è l'alternanza di questi punti che già conoscete. Questo punto si crea partendo da una catenella di 4 maglie più 2 che servono per i bordi e dunque non ha tendenza ad arrotolarsi, anche perché appunto si usa il punto rovescio, e vi faccio vedere, questo è il campioncino che vado a creare oggi, questo è il retro del lavoro. Ma cominciamo! Allora, eccoci qui, intanto ho cominciato con una riga di base di 14 punti, che conta per me come riga numero 1, e alla riga numero 2 vado a iniziare con il punto stesso. Dunque, la prima asola sull'uncinetto, come sapete, vale sempre come punto numero 1, e si comincia a considerare la barretta verticale successiva, quindi non quella sotto la prima asola sull'uncinetto che si considera già lavorata. In realtà considero le successive 2 barrette verticali perché vado a fare un punto croce tunisino, vi ricordate? Si fa praticamente saltando la prima barretta verticale che troviamo e andando a inserire l'uncinetto lavorando a punto semplice nella barretta verticale successiva. Quindi punto semplice, e poi si torna indietro e si lavora sempre a punto semplice la barretta verticale appena saltata. Quindi così, e si crea la crocetta. Eccola qui. Successivamente nelle 2 barrette verticali successive andiamo a lavorare 2 punti rovesci. Anche qui, se vi ricordate, si fanno portando avanti il filo e appoggiandolo per comodità sull'uncinetto. Si inserisce sempre da destra verso sinistra l'uncinetto sotto la prima barretta verticale, si riporta il filo indietro facendolo passare dietro l'uncinetto, si prende il filo quindi sull'uncinetto e si passa attraverso l'asoletta, creando questa specie di nodino sul davanti che è il rovescio. E ne facciamo un altro, quindi un punto croce, 2 punti rovesci, ovviamente il punto croce in realtà ho lavorato 2 maglie. E questo è quanto, cioè io vado a alternare queste coppie di punti fino alla fine della fase di andata. Quindi qua punto croce, e 2 punti rovesci. Vedete, quando faccio il punto rovescio, io che tengo il filo in questo modo, tendo a fare questa leggera torsione per, diciamo, raddrizzare i punti e creare un bel punto finito con la nocciolina sul davanti. Dunque punto croce. E finendo la fase di andata con 2 punti rovesci e, come sempre, un punto di fine riga che si fa qui in fondo, e sapete già come si fa, così. E poi si fa una fase di ritorno standard, quindi prendo il filo sull'uncinetto, lo faccio passare dapprima solo attraverso un'asola, riprendo il filo sull'uncinetto e lo faccio passare attraverso 2 asole contemporaneamente, ripetendo questo secondo movimento fino a che non ho praticamente scaricato tutte le asole, tutti i punti, e mi ritrovo con una sola asola sull'uncinetto che vale come il punto numero 1 della riga successiva. Ecco qua, che in questo caso sarà la riga numero 3. Ora nella riga numero 3 io vado a fare la stessa identica cosa ma alternando, ok? Quindi invece di cominciare col punto croce io vado a cominciare con 2 punti rovesci che vado a creare sul punto croce della riga precedente, che era qui. Presto detto e fatto. 1, 2,
e qui nei due punti rovesci della riga precedente vado a lavorare invece il punto croce. Ecco qua. E proseguo così fino alla fine della riga, dove chiaramente finirò con un punto croce invece che con due punti rovesci, poi farò il punto di fine riga e la chiusura della riga con lo scaricamento dei punti nella fase di ritorno. Ora lavorerò qualche riga in più per farvi apprezzare al meglio questa trama, che è veramente veramente carina, quindi a tra un attimo. Eccomi qui, vi ho portato un progetto che ho realizzato in due punti diversi e in questo caso avevo utilizzato per fronte e retro di questo maglione proprio il punto croce e rovescio, che dal meglio di sé forse lavorato in due colori, in questo caso in tondo. Vedete la trama che crea è alveolare, un po' come il punto appunto a nido d'ape, però un po' più ampio, insomma io lo trovo veramente veramente bello. Questo è il punto lavorato in due colori e questo invece è il nostro campioncino. È bello anche in tinta unita, si vede meno il disegno alveolare, diciamo che si crea un insieme, un'immagine abbastanza mossa, comunque bella. Ovviamente prima non l'ho specificato, ma noi lavorando un progetto dobbiamo continuare ad alternare sia all'interno della riga stessa un punto croce, due punti rovesci, che alternando riga dopo riga, lavorando sempre un punto croce sopra due punti rovesci e viceversa, due punti rovesci sopra un punto croce, questo è lo schema. Per quanto riguarda la chiusura del lavoro, invece io vi consiglio di farla o a punto rovescio unicamente, quindi anche se di solito suggerisco di usare gli stessi punti usati per il resto del progetto nella chiusura, ritengo che forse il punto croce per la chiusura è un po' più ostico, quindi direi che ideale sarebbe il punto rovescio oppure una chiusura standard, sempre ricordandosi qui al punto finale di lavorarlo come al solito prima di farlo passare con una maglia bassissima attraverso l'ultima asola. Bene, io direi che questo è tutto. Io vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi ringrazio per le numerose iscrizioni e per i commenti. Vi invito a continuare a iscrivervi e, se volete, di andare a dare un'occhiata al mio primo canale, che è totalmente in inglese ma è di facile comprensione ed è già ricco di contenuti che riguardano sia la lavorazione uncinetto tunisino che anche altri argomenti. Questo è veramente tutto, io vi saluto, alla prossima, bye bye!